Diamo il buongiorno ai nostri amici del canale del Lupo della Steppa e oggi presentiamo un ospite d'eccezione che è Emanuele Viotti, che ci parlerà di un tema molto interessante ma allo stesso tempo molto delicato, e io insisterò con lui a far uscire proprio questi aspetti delicati. Gli creerò dei nodi al nostro Emanuele e lui dovrà sbrogliarli. No, scherzo, lo dico amicalmente, ovviamente. Allora, Emanuele è un grosso esperto di religione romana antica, è il fondatore di Ad Maiora Vertite, che ci spiegherà meglio cosa è come istituzione, se è un'istituzione, cos'è, una setta, ce lo spiegherà lui oppure no, davvero? Ed è tra l'altro, cosa interessante, l'ho voluto chiamare anche perché da poco ha scritto questo volume che è fresco di stampa, che è appunto La via romana agli dei. Quindi questa è la breve presentazione, ma tanto non hai bisogno di presentazione, poi io sarei l'ultima persona adatta a farne una acconcia per te. Quindi oggi parliamo di religione romana, quindi un tema nuovo nel nostro canale, però insomma volevo che fossi tu ovviamente a parlarne. Entrando in questo tema, e poi pian piano ti creo io appunto i nodi e poi mi aiuterai tu a snodare i vari nodi. Quando si parla di religione romana, ovviamente parliamo di una tradizione che è durata per secoli, secoli e secoli, che si è evoluta nel tempo, è partita in un certo modo e poi si è evoluta man mano che la stessa cultura e la civiltà romana si è evoluta a suo modo. Quindi è un panorama estremamente variegato, ma se tu riuscisti in una frase, in una sola parola, a dire la religione romana uguale, c'è un modo di dirla in maniera che sia emblematica e chiunque ci ascolta sa che la religione romana è questa e quindi subito possiamo distinguerla da altri complessi religiosi di altre epoche, di altri luoghi, ma la romanità cosa è secondo te? Allora, intanto grazie per l'invito e buonasera a tutti quelli che ci stanno ascoltando. E sì, Ad Maiora, vado in ordine. Ad Maiora Vertite non è ancora un'istituzione, eh, Non è una setta. certamente non è una setta. E, allora niente, è nato come una realtà divulgativa finalizzata appunto a trattare non solo della religione romana come era in antichità, ma anche della tradizione romana, che dopo vedremo che cos'è, e la distanza fra le due cose è molto molto labile. E oggi, dopo 10 anni, è diventata insomma una realtà abbastanza grossa, nel senso che oltre alla pagina Facebook, al canale YouTube, alla pagina Instagram, da pochissimo anche al profilo di TikTok, in cui facciamo attività divulgative ovviamente a vari livelli. Abbiamo anche un sito internet dove facciamo pubblicazioni più approfondite. Pubblichiamo anche dei testi in base alla possibilità, alle tempistiche, tra cui un calendario annuale, quindi insomma sul profilo pubblico si è ampliato molto anche con numerosi collaboratori, tra cui anche storici delle religioni, archeologi, storici dell'arte, filosofi, cioè veramente di tutto all'interno di Ad Maiora Vertite. In parallelo a questo c'è anche ovviamente un gruppo di praticanti che è sempre in crescita e che però ecco, non è un'organizzazione settaria, nel senso non c'è un capo, un punto di riferimento, anche se c'è ovviamente chi è più avanti degli altri all'interno di questo percorso, però ecco l'idea è quella di essere una comunità piuttosto che un'organizzazione iniziatica, anche perché le iniziazioni nel mondo romano non esistevano, quindi poi se vuoi ne parliamo. Che cos'è la tradizione romana in una parola? È la romanità, nel senso che la tradizione romana è un percorso religioso pagano, non neopagano, ma pagano, che si propone di rifare gli stessi riti, le stesse pratiche che facevano i romani in antichità. Ora, prima di creare il panico generale fra chi ci ascolta, noi non facciamo sacrifici animali. Anche se c'è il tuo cagnolino che gironzola lì dietro, vedo, ma sì, non è esatto, destinato a nessun sacrificio. Ma allora, il 3 agosto i romani facevano la crocifissione dei cani per scacciare il caldo. Se la cosa va avanti così, quasi quasi potrei anche pensarci. No, scherzo, non lo farei mai. Ma il punto è che nemmeno i romani lo facevano così spesso.
se noi andiamo ad analizzare i tassi di resti di ossa combuste all'interno dei luoghi di culto privati e pubblici, scopriamo che il sacrificio animale era l'eccezione a livello privato e era occasionale a livello pubblico e ecco che generalmente in realtà la maggior parte delle offerte erano di carattere vegetale, quindi frutta, semi, piante o in alternativa i sacrifici sostitutivi, che quindi erano animali in terracotta oppure in pani, in lana, insomma in altri materiali appunto che sostituiscono l'offerta vera e propria. Anche perché immaginiamoci il contadino latino che campava con i 7 iugeri di terreno come voleva la tradizione, che era quanto bastava per far campare sé e la sua famiglia, se poi doveva sacrificare un animale ad ogni festività, cioè a parte che poi si trovava in una quantità di carne abominevole, non c'avevano i freezer per poterla conservare, ma poi ecco era un costo inaccessibile. Tant'è vero che le stesse fonti scritte poi ci parlano di offerte di incenso, offerte di vino, di latte. C'è un bellissimo passo di Plinio nella Storia Naturale in cui dice chiaramente che nessuno è mai stato, nessuno è mai stato criticato per aver offerto agli dei come poteva, e riporta l'esempio di molti contadini che offrivano del semplice formaggio o del latte. Quindi ecco, la cosa più semplice da trovare in campagna. Quindi, tutto un insieme di cose che sfatano una serie di luoghi comuni riguardo proprio la umanità e il rapporto col sacro. Io come antropologo himalayanista, quindi avendo lavorato a lungo soprattutto in Nepal, invece lì altro che, nel senso la religione e il rapporto con il divino si crea e si mantiene in larga parte proprio all'atto sacrificale cruento. E quindi lì è proprio il nodo forte e tutto il resto esiste, ma può essere talvolta semplicemente di complemento. Quindi è vero che, come dici tu, il contadino magari si limita a fare una piccola offerta di miglio o di formaggio, ma è anche vero quando se lo può permettere invece un buon contadino nepalese, un buon animale di grossa taglia lo deve comunque scannare per offrirlo alle divinità locali. Quindi questo per dire che sono sempre tanti pregiudizi e spostati e collocati male talvolta. Sì, ma poi c'è anche un problema linguistico che forse tu apprezzerai come antropologo. Noi quando parliamo di sacrificio diamo per scontato che si parli di ammazzare una bestia, ok? Ma in realtà sacrificium in latino è una parola composita dei termini sacrum facere, cioè fare il sacro. Quindi quando i romani parlano di compiere un sacrificio, in realtà intendono l'azione di creare il sacro. Per cui non è per nulla dato per scontato il fatto che si dovesse uccidere un animale. Poi facevano anche questi, non è che i romani erano buoni e così. Catone ci parla dei sacrifici animali che faceva la Suove Taurilia, cioè il porco, il vitello montone da latte per purificare il campo, ma non è che purificava il campo ogni giorno. Questo è il punto. Sempre rimanendo su questi temi, ti volevo domandare, Emanuele, dal momento che poco fa tu dicevi la religione romana e la romanità. Rimanendo su questo punto fermo sulla romanità e cos'è la romanità, se io ti domandassi, c'è qualcosa che contraddistingue, che rende unico il rapporto di questo romano e della sua romanità nella relazione con il divino? Nella relazione con la dimensione del sacro. Poco importa se ci riferiamo alla dimensione luminosa, diciamo astratta e non personale del sacro, o invece nella relazione con l'entità sacra ma personificata in divinità, numen e quant'altro. Allora, diciamo non è possibile rispondere pienamente a questa domanda, nel senso per due motivi. Allora, il primo riguarda l'unicità, è difficile da definirla perché oramai è stato riconosciuto anche in ambito accademico che si parla delle religioni dei Romani, non tanto della religione dei Romani. Su questo John Shade ne parla tantissimo. E il fatto è che ogni comunità in realtà aveva le proprie divinità, le proprie tradizioni, che anche se pre-romane,
i Romani e il Senato di Roma impone la continuazione di questi culti locali, che quindi noi magari li troviamo in un'altra città, ma non a Roma. E lo stesso discorso vale anche per le tradizioni all'interno delle famiglie. Sappiamo che alcune gentes facevano dei riti che non erano segreti, erano pubblici, tutti sapevano che li facevano, tant'è vero che le fonti ce li scrivono, che però li facevano solo loro. E per dare la misura di quanto erano distanti, adesso c'è un mio collaboratore che si chiama Adriano Mattia Cefis, che per un nostro lavoro sta approfondendo i culti italici, soprattutto quelli minori, e ha catalogato tutte le 50.000 epigrafi del nord Italia, ha finito poche settimane fa il nord Italia, e mi parla di queste divinità che sono attestate solo in alcune valli e sono attestate da fonti epigrafiche latine, che ci sono lì, ma a 5 chilometri di distanza nella valle a fianco non ci sono già più. Quindi ecco, nomi mai sentiti tipo Imnagal, Umnagal, che diversamente, però anche loro hanno le loro epigrafi di epoca romana, alcune sono catalogate come auguste, quindi rientrano all'interno del culto pubblico, però ecco, così. Quindi unicità in questo senso non ha alcun senso, perché inglobano anche altri culti. Secondo motivo, non ci dimentichiamo che la religione romana non è una religione rivelata, non è che è sceso uno dal cielo e ha detto guardate che le cose sono così e quindi sono solo come dico io e non come dicono gli altri, ma è il risultato di uno sviluppo culturale iniziato dalle prime sepolture precedenti all'Homo sapiens e che arriva in Italia insieme alle migrazioni indoeuropee a partire dal quarto millennio avanti Cristo in varie ondate e che però sono contemporanee o comunque hanno la stessa origine della religione greca, delle religioni dei Celti, delle religioni del nord Europa, e infatti noi troviamo delle similitudini con tutte quante queste religioni anche a livello proprio di elementi fondativi di questa religiosità. Per cui parlare di unicità diventa difficile e infatti noi non abbiamo nessun problema a relazionarci con altre religiosità indoeuropee proprio per questo motivo qui, perché ci sono moltissimi paragoni che si possono fare. Indoeuropee perché ovviamente riguarda anche l'induismo. Certo è che Roma e il rapporto del romano con il divino ha dei caratteri che non sono tanto peculiari, ma quanto alcuni aspetti comuni a tutti vengono calcati maggiormente. Uno di questi, ad esempio, è il rapporto Dout-Des, cioè il rapporto con la divinità, che è uno scambio, no? Non c'è mai una richiesta senza un'offerta, non c'è mai una sottomissione alla divinità, c'è sempre uno scambio attraverso un'ortoprassi, cioè una prassi rituale, so che poi dopo di questo ne vuoi parlare un po' di più, comunque una prassi rituale che è molto specifica, molto tecnica, e a differenza di un'ortodossia che non c'è o è pressoché assente nella religione romana, ovvero non si pretende una, come dire, un'unicità del pensiero. Cioè ognuno poteva farsi la sua idea sulla natura degli dei, È eccetera. chiarissimo. A questo riguardo è chiarissimo quello che stai dicendo e sono pienamente d'accordo con te, soprattutto rispetto al fatto che ovviamente, soprattutto se tu risali alle origini della religione romana, basti pensare a quella che è la ritualità e la simbologia legata alla fondazione di Roma, quindi soltanto il semplice fatto di disegnare con l'aratro una dimensione sacra e il solco dell'aratro divide tra il sacro e quello che sacro non è più, visto che c'è passato l'aratro. Cioè più va indietro, più effettivamente trovi una serie di comparazioni facilissime da fare con simbologia, prassi rituale, mitologia o almeno frammenti mitici che ritrovi in moltissime civiltà indoeuropee, ma non soltanto le civiltà cosiddette superiori, cosiddette evolute, nel senso che sono già organizzate in città, quindi società complesse, ma anche nella dimensione indoeuropea tribale. Cioè quello che tu trovi il rito di fondazione di un villaggio indiano del nord dell'India, quindi ci spostiamo con una carrellata di 7.000 chilometri grosso modo rispetto a Roma, capitale del Latium, trovi che quel rituale di fondazione del villaggio è analogo
per non dire identico, alla struttura di un rituale di fondazione che è quello che appunto che ha fatto Romolo nel momento in cui ha creato Roma. Quindi sicuramente c'è, non voglio dire un ceppo comune, perché penso sia proprio la koiné indoeuropea in generale, che poi si è manifestata in più zone e in più momenti, ma con delle modalità tra loro simili. Basti pensare alla dimensione sociale legata alla tripartizione della società, eccetera, eccetera. Però quello che mi interessava, ti dico solo una cosa e poi ti lascio assolutamente parlare. Quindi c'è questo sostrato ed è riconoscibile. Poi man mano che questa religione è diventata la religione di Roma e poi la religione imperiale, soprattutto in fase imperiale, a quel punto si è composta, come dicevi tu, di tantissimi altri elementi, nel senso ha assorbito altre cose. Emblema ne è il Pantheon, quindi potremmo dire da questo punto di vista, perdonami il termine, lo so che è fuori luogo, ma lo faccio appositamente fuori luogo, possiamo dire che i primi New Age sono stati romani, nel senso che hanno avuto una visione autenticamente, non vorrei dire ecumenica, perché ovviamente mantenevano la propria distinzione, ma non avevano assolutamente problema ad assorbire altri culti, sapendo che l'assorbimento di altri culti e l'inserimento di certe divinità all'interno di un pantheon non snaturava in nessun modo un'identità forte. E ti dico questo perché allora, se tu togli tutti i pezzi, uno dice, allora, questo pezzo viene dal mondo indoeuropeo, questo pezzo magari la cultura indigena delle zone dell'Italia centrale, eccetera, eccetera. Poi in età imperiale abbiamo tutti i pezzi dal culto di Iside, Mitra, che viene addirittura da... Quindi, cosa c'è di romano? C'è un filo rosso che non riusciamo a riconoscerlo? È un po' provocatorio ovviamente, in parte mi hai già risposto, però è interessante perché almeno a me molte persone dicono sì, ho capito, ma se togli tutti i pezzi, dove è questa romanità? Dov'è questa loro caratteristica che li renderebbe così diversi dalle altre religioni? Ma allora, direi per rispondere citando varie fonti latine, i romani non avevano la forza dei germani, non avevano la ricchezza dei punici, non avevano l'intelligenza dei greci, non avevano il coraggio dei celti, ma avevano la disciplina e il rispetto verso gli dei, che questa è la cosa che li ha fatti trionfare su tutti gli altri popoli del mondo. Perfetto. Poi il mondo conosciuto, per cui un mondo un po' piccolo, però così, adesso, vabbè, questo era il momento, diciamo, etnocentrico romano. Ora, rispondendo seriamente, invece, nessuna religione, se tu togli tutti i pezzi che provengono da altre parti, rimane qualcosa. Allora, prendiamo una religione nota a tutti, il cristianesimo. I santi sono un ricalco delle divinità romane. Il rito dell'Eucarestia è una specie di condensazione del ciclo di riti di Iside e Osiride o del ciclo del farro e del vino all'interno della religione romana. L'idea di Dio l'hanno presa in qualche modo dagli ebrei e ci hanno rimasticato sopra. E la figura di Gesù era un personaggio storico, uno dei tanti predicatori che c'erano all'epoca, ma uno come ce n'erano milioni, e comunque i caratteri che lo descrivono sono stati decisi all'interno del Concilio di Nicea del 324 e per cui hanno detto vabbè, questa roba qui ce la teniamo, diciamo che è così, il resto lo buttiamo. Quindi cosa rimane il cristianesimo? Niente. E questo vale per tutte le religioni, perché tutte le religioni non sono realmente nate in un certo momento, ma sono il frutto di sviluppi, di fusioni religiose, di contaminazione, di contatti. Ora, veniamo al mondo romano. Roma come nasce? Nasce per un fenomeno di sinicismo, cioè di aggregazione di villaggi più piccoli, nei pressi di uno dei pochi punti guardabili del Tevere, che fatalità la fortuna vuole che fosse anche un posto facilmente difensibile, difensibile, al confine tra il territorio latino, il territorio sabino e il territorio etrusco. Quindi già cominciamo con una mescolanza di questi tre popoli. Quindi la religione romana nasce dall'inizio con delle contaminazioni. Ciò, fra l'altro, ne abbiamo evidenza sia nel mito sia a livello archeologico, cioè è un dato certo. Roma comincia a importare divinità fin dal primo giorno. Il rito di fondazione è un rito etrusco, no? Uno degli angoli della Roma quadrata
era consacrato ad una divinità, all'altare di una divinità che si chiamava Semos Ancus Dius Fidius, che era un dio sabino, che solo dopo verrà sovrapposto ad un altare dedicato ad Ercole, ma continuerà a mantenere i caratteri di Semos Ancus e nessuno di quelli di Ercole. Cioè Ercole non è un dio del mercato, ma sul suo altare si facevano gli scambi commerciali più importanti. Perché? Perché Semos Ancus è il dio dei patti e dei giuramenti, e quindi se siamo d'accordo che io ti vendo 300 vacche, cioè poi non è che mi lasci a terra, ok? Non è che stiamo scambiando il vitello o il cespo di insalata, perché poi questa era la vita quotidiana della gente dell'epoca. Tu dicendo questo, io mi trovi soltanto d'accordo, ma ti ho fatto fare questo lungo giro in periferico, ma proprio perché mi interessa quello che dici tu e mi interessa fortemente, perché sono convinto anch'io che la maggior parte delle religioni si creano proprio come stratificazione, come composizione, come amalgama, come sintesi, eccetera. E mi interessa perché quando si parla di romanità c'è sempre una sorta, secondo me, di complesso, che è quello appunto della purezza, cioè che deve essere mantenuta una purezza di una tradizione. Poi quando tu vai a scavare questa purezza, ma vale per tutto, adesso lo dico per quello che riguarda la Roma antica, ma lo stesso vale per il buddismo, lo stesso vale per l'induismo, qualsiasi pretesa in un qualche modo dire questa tradizione mi ci riferisco perché comunque è pura e si è mantenuta pura è sempre la stessa, quindi con caratteri, come si dice, identici nel corso del tempo da sempre, quindi questa è garanzia della purezza ed è garanzia del valore. Invece secondo me non è la purezza la garanzia del valore di una tradizione nobile e importante come quella romana. Vabbè, allora io sono un fan della purezza, ok, premesso questo. Però il punto è un altro, è che lo decidiamo noi qual è il momento che dobbiamo considerare puro. Allora io nel testo questa cosa la spiego molto bene e ad un certo punto concludo che a mio parere, ancora, ortoprassi e non ortodossia, a mio parere il momento che possiamo considerare più accettabile è quello della religiosità romana tra il V e il III secolo a.C. Perché? Perché nel V secolo a.C. è già consolidato il Mos Maiorum, che è uno degli elementi fondanti della Pax Deorum, cioè il rapporto di alleanza tra gli uomini e gli dei. Ed è il momento in cui vengono formalizzati i riti. Cioè il rito romano che facciamo noi nasce tra il V e il III secolo a.C. Dall'altro lato non abbiamo le contaminazioni che ci sono state, sono solo relative all'ambito italico, quindi ad un ambito in cui appartiene allo stesso, diciamo, gruppo, allo stesso gruppo di indoeuropei che sono arrivati in Italia, che poi in realtà sono 3 gruppi, però è la stessa, si separano prima quelli che vanno in Italia e quelli che vanno in Grecia. Le contaminazioni greche sono ancora molto poche e quindi è un momento in cui possiamo considerare puro. Perché dico questo? Perché quando cominciano ad arrivare le contaminazioni greche, che sono estremamente diverse perché hanno già subito a loro volta una contaminazione dal mondo vicino orientale e quindi da un mondo estremamente diverso, in parte anche semita, che non c'è nulla di brutto nei semiti, ma sono un altro gruppo linguistico, un altro gruppo culturale. E quindi in questo senso cominciano ad esserci delle diversità, tant'è vero che le stesse fonti latine riconoscono il fatto che quando Roma conquista la Grecia e da essa viene conquistata, cioè che cosa vuol dire? Vuol dire che la classe dirigente romana, oltre a cominciare a importare materiale dal mondo greco, importa pensatori, soprattutto importa educatori per i loro figli, creano una generazione, che è quella della tarda Repubblica, che porta alla distruzione di Roma. La cosiddetta restaurazione augustea non è una restaurazione, è una rivoluzione, una riforma che porta Roma a trasformarsi da un'entità repubblicana di stampo italico a una monarchia di stampo ellenistico, laddove i romani avevano giurato, quando hanno fondato la Repubblica, che mai un re sarebbe tornato sul trono di Roma. Ora possiamo raccontarci finché vogliamo la storiella della propaganda augustea, che quello non era un re, ma era un princeps primus inter pares e che poi anche gli imperatori non erano così importanti perché c'era il Senato. La verità fattuale è che c'era uno che comanda e chi non stava con lui finiva nelle liste di proscrizione. E questo, per quanto riguarda la figura di Augusto e di altri imperatori, lo sappiamo per certo.
Tant'è vero che tutti gli imperatori si sono riscritti la religione romana come gli pareva a loro. Allora c'era quello che, siccome era in guerra con quell'altro, vietava il culto a quelle divinità, cosa che accade regolarmente durante le guerre civili. E poi dopo invece le riaccetta nel momento in cui non è più in guerra con quello. A quell'altro, siccome gli stavano sulle balle i Caldei, perché magari gli avevano fatto una divinazione che gli Non augurava il proprio. male, allora dicevano no, basta, i culti Caldei li vetiamo. Ed è tutto così. Tant'è che poi cominciamo con imperatori che gli prende la testa e cominciano a cercare di dare i propri nomi ai mesi. Augusto ci riesce perché, come sappiamo tutti, luglio e agosto prima si chiamavano quintile e sestile, e poi Augusto, colmo, come dire, Umiltà. sì, di sacra umiltà, dà a luglio, dà a quintile il nome di Cesare, del suo padre adottivo, e a sestile il proprio nome. Tra l'altro creando anche dei casini, perché il ciclo delle feste aveva un senso all'interno di un ciclo cosmico di nascita e crescita, in cui anche la differenza tra mesi nominali e mesi numerali aveva un suo senso, perché c'è un momento di rottura a luglio. Però ecco, lui ignora tutto e dà nome a questi 2 mesi, ma poi dopo continueranno, cioè proveranno a chiamare settembre germanico, cioè questa cosa dei mesi, cioè, proseguirà il delirio. Imperatori che si presentano con gli attributi delle divinità, imperatori che, non lo so, siccome loro sono iniziati ad un certo punto ad un culto orientale, A quel punto, pretendono, tipo Eliogabalo, pretendono di costruire un tempio dove dentro mettere l'El Gabal e una rappresentazione di tutti gli dei all'interno di questo tempio, che guardano questo sasso vicino orientale, e fanno mettere una statua di questa divinità con in mano l'imperatore all'interno del Senato, così che i senatori, quando vanno a fare le offerte, offrono non solo a questa divinità ma anche ma anche, all'imperatore. Cioè questo è il ovviamente. livello di delirio che si raggiunge. È per questo che quando Costantino si converte, la classe dirigente, almeno quella della corte imperiale, si converte tutta all'improvviso. Ma certo. La conversione del Senato richiederà del tempo in più, ma è questo il motivo. Cioè, se noi siamo costretti a seguire i deliri degli imperatori nei loro cambi di religione, se questi diventano monoteisti, dobbiamo assecondarli. Ovvio. Quindi ecco perché io ti dico, pur riconoscendo che c'è un'evoluzione nelle religioni, noi dobbiamo, e i romani sono stati un po' New Age, poi, tra virgolette, in realtà per lungo tempo c'era il collegio pontificale che si occupava di scegliere Ovvio. cosa acquisire, cosa no, in che termini, con quali limiti, perché, per esempio, il culto di Mabellona viene accettato, però le fustigazioni no, le autoflagellazioni no, ok? Mentre i singoli cittadini facevano una valutazione per conto proprio, fermo restando che comunque il culto dei padri doveva andare avanti, quindi non è Certo. il supermercato delle religioni di cui in ambito antropologico si parla. E quindi ecco, era una questione un po' diversa, però fermo Ma è restando il fatto chiarissimo, che le religioni si evolvono, ecco, noi oggi che possiamo scegliere, dovremmo scegliere quello che è più puro alla luce del fatto che anche la religione romana si è evoluta. Certo. Quindi tu dici che quel periodo che hai indicato, quindi nel momento in cui c'è la formazione del Mos Maiorum, eccetera, è il momento in cui questa eventuale nebulosa iniziale, hai detto sono più popoli che in un qualche modo si sono trovati a convergere, ok? Poi si è creata questa sintesi e c'è avuto una certa compattezza che poi, tra virgolette, uso io questi termini che tu ovviamente non hai utilizzato, si è rispappolata in seguito quando appunto abbiamo detto che c'è stato questo intervento, questo assorbimento molto poco sistematico, ma talvolta anche questo come nuova nebulosa di elementi religiosi esterni. Sì, esatto. Poi ripeto, questa è la mia opinione. Se qui, seduto al mio posto, ci fosse un membro dell'MTR, che è un'altra associazione, ti direbbe no, il momento più alto della religione romana è quello del neoplatonismo. Certo. Che io dico no, ma il neoplatonismo che c'entra? Cioè quello era nato in Egitto, parlava in greco, quindi era romano solo così perché gli hanno dato la cittadinanza, manco avesse subito lo ius scholae, però ecco, quindi romano de che? Perché era all'interno dell'impero romano, dei confini dell'impero romano, sembra un po' poco. Ecco, quindi però siamo tutti Capito tradizionalisti benissimo. romani perché non c'è un'ortodossia. Perfetto. C'è una...
Molteplicità di punti di vista. Allora, rispetto a tutto quello che hai detto, hai fatto dei cenni anche alla ritualità e appunto in Roma la ritualità era un qualcosa, in primo luogo, di pubblico e di molto ben codificato, quindi il tutto si svolgeva secondo dei canoni prestabiliti, dove appunto c'erano delle autorità che dovevano controllare e fare in modo che quei canoni venissero rispettati. Quindi spesso quando si parla di Roma c'è questo aspetto della ritualità pubblica, ok? E delle cariche pubbliche per far sì che la stessa ritualità pubblica potesse essere svolta nel tempo e in maniera corretta. Ti volevo domandare, molto meno si parla della dimensione personale o se vuoi della dimensione intima. È una cosa che il romano se la curava per conto proprio e quindi non c'era bisogno su quello di interfacciarsi con niente di più ampio del privato, o semplicemente non era una dimensione che gli interessava di coltivare, e ti parlo proprio del rapporto intimo con l'eventuale mondo divino, e non sto riferendomi alla ritualità domestica, al culto dei penati o cose del genere, dove già ovviamente c'è un certo grado di intimità, visto che in qualche modo hai a che fare con divinità ancestrali più connesse alla tua famiglia o al tuo lignaggio. Allora, a partire dalla disponibilità di fonti che abbiamo, perché sempre da lì noi dobbiamo partire, tutti gli esempi di riti privati che abbiamo hanno degli scopi pratici. Catone purifica il campo invocando Marte, ok, quindi non i Lari Penati, ma Marte, non perché gliel'ha detto il parroco, perché ha imparato così a catechismo, perché era l'equivalente della messa domenicale o perché la sua setta gli ha insegnato così, ma perché, e ce lo dice lui nelle formule, perché voleva che al campo stessero lontane le malattie, le pestilenze, la guerra, perché le bestie crescessero bene, le piante forti e i suoi figli fossero conservati in modo sano e la casa non crollasse. Cioè lo scrive proprio nero su bianco. E così sono tutti gli esempi di riti che abbiamo, sia pubblici che privati, hanno tutti uno scopo pratico. Quindi questo rapporto di intimità c'è, ovviamente, ma ha un aspetto pratico e non va inteso come può essere, non lo so, un sentimentalismo, come siamo abituati a percepirlo rispetto a molte religioni, anche nel cristianesimo, banalmente, c'è questo sentimentalismo personale con Dio. C'era, come dici tu, sicuramente per le divinità familiari, anche perché il Lare è l'antenato potente, quindi il tuo consanguineo, cioè il tuo antenato è il fondatore della tua gens, ok? Quindi c'è un rapporto più intimo. Con le divinità maggiori questo legame non c'è, sembra che non ci sia, e quindi era una questione molto, molto pragmatica, molto concreta. Io do qualcosa a te, tu dai qualcosa a me. E quindi così. D'altro canto, però, non possiamo darlo per certo. Esempi di rapporti di intimità con divinità maggiori ci sono, non nel senso in cui lo intendiamo noi, però sono riferiti a pochi personaggi particolari. Esempio, Servio Tullio, uno dei mitici re di Roma, era baciato ed era amato dalla fortuna, si diceva. Perché? Perché era fortunato, tutto quello che faceva gli andava bene. Però ecco, sono casi un po' limiti ed eccezionali. Che ci fosse questa cosa a livello privato è possibile, ma secondo me era nei termini del io nel mio quotidiano mi occupo di questo, un lavoro X, faccio una cosa X abbastanza spesso, quindi questa divinità è fortemente presente nella mia vita. Capito? E quindi in questo senso si crea una maggiore intimità, ma non è paragonabile a, non lo so, quello che piange disperato parlando liberamente con la propria divinità o con le proprie divinità perché gli sta andando tutto malissimo. Non c'è questo nella religione romana. Il tuo piantino te lo fai per conto tuo e poi dopo ti fai il rito, ti rimbocchi le maniche e poi ti metti a fare le cose nel concreto, perché c'è anche questo elemento di forte concretezza. I romani facevano i riti, ma poi le cose le andavano a fare. Non lo so, offri la primizia sia a livello pubblico che a livello privato
del tuo campo di farro prima di mietere, ma poi lo vai a mietere. Non è che aspetti che ti si riempia il magazzino per miracolo. E così è tutto. E così è tutto. E secondo te la dimensione che si apre da un certo momento in poi legata ai misteri può essere quella un aspetto dove questo rapporto più personale e anche più intimo tra l'uomo e la dimensione del sacro si sviluppa o secondo te sono proprio due binari diversi? Ragione per cui logicamente se diciamo questo allora forse si può anche dire che misteri o la parte dei misteri non è dal tuo punto di vista forse molto romana e molto legata a questa romanità di cui stiamo parlando. Allora, misteri romani non esistono. Ce n'è uno, che è il nome segreto di Roma, che era vietato pronunciarlo, e l'unico che ci ha provato è stato condannato a morte, e fine. Basta. E c'era una divinità che si occupava di proteggere questo nome, che era Angherona. Ok, Io quindi parlo questa è dei la misteri premessa. di epoca piuttosto tarda, ti faccio Ecco, i l'esempio misteri appunto di del epoca... culto di Sì, Mitra sì, sì. o No, io simili. ho voluto porre questa premessa perché ogni tanto c'è Certo. qualcuno che delira in questo senso. Ah. No, lo dico in modo proprio piatto. I misteri che noi troviamo a Roma, tardi, sono tutti misteri stranieri. Allora, a questo punto la domanda è quasi tautologica. Cioè, sapendo che non sono cose romane e che sono certamente arrivate dal mondo esterno, e sappiamo anche come, perché, quando, e questi misteri non acquisiscono mai un valore pubblico, perché i misteri non entrano mai a far parte del culto pubblico in modo ufficiale, perché Roma vede sempre di cattivo occhio tutto ciò che è misterico e segreto, perché crea uno Stato all'interno dello Stato. Quindi arriva a Roma ma non ha un riconoscimento pubblico. Possiamo davvero porci questa domanda? Allora la risposta che a me viene da dare è: sono due binari paralleli, nel senso, Esatto, uno quello ha che il ti suo dicevo. percorso religioso romano in antichità, per dire, e poi si poteva fare iniziare a uno dei misteri, ok? Ma le due cose rimangono separate, cioè non è che siccome si fa iniziare i misteri eleusini, allora diventa un di più, ottiene un riconoscimento, o questo gli dà accesso a altri ambiti della religiosità romana. Proprio no. Vabbè, sei iniziato, pazienza. Ok. Per quanto riguarda oggi, io mi pongo invece una seria domanda, e questa è una seria domanda per quanto riguarda soprattutto la tutela dalle sette. Noi delle realtà iniziatiche, misteriche, antiche non sappiamo niente. Niente. Tutto quello che è stato scritto per quanto riguarda i contenuti sono cose che si sono inventati o in epoca rinascimentale o in ambito sette-ottocentesco, in realtà come la massoneria, come altre realtà esoteriche, che alla ricerca di una legittimazione hanno lasciato intendere che l'origine delle loro pratiche risalisse ai templi antichi. Cosa non vera, ma tra l'altro te lo dicono anche loro se glielo chiedi a brutto muso. Quindi tutti quelli che vantano di avere il diritto di darti un'iniziazione relativa a dei misteri antichi per quanto riguarda l'antichità del Mediterraneo, con quale legittimità lo fanno, sulla base di quale fonti, e soprattutto non è che il loro dire noi siamo una realtà iniziatica e misterica è solamente una scusa per ottenere una legittimità laddove la tradizione romana, che è basata su fonti serie, concrete, tangibili, evidenti anche a livello archeologico e quindi che non si possono mettere in discussione, sono un po' troppo, come dire, un po' troppo inderogabili rispetto a un contesto pseudo-iniziatico antico dove invece puoi inventarti quello che vuoi e nessuno può contestarlo? Capito benissimo. Questo è certo, il tuo punto di vista lo capisco, dicevo, rispetto all'esistenza o non esistenza di fonti, dal momento che non ci sono testimonianze, quindi tutto ciò che a questo riguardo viene detto è pure l'azione. Questo è... Esatto. Può Mm. funzionare oppure no. Certo. Magari un miscuglio di altre cose che vengono da altre parti. Io non entro nel merito dell'utilità di questo. Però se uno dice la vera tradizione romana si deve fare passando da delle realtà iniziatiche
E attenzione, c'è qualcuno che sostiene questa cosa, io dico no, no. C'è una legge delle 12 tavole, la prima legislazione scritta a Roma, che dice chiaramente è fatto divieto a qualsiasi cittadino romano di essere iniziato. Poi Cicerone, che scrive abbastanza tardi, aggiunge in appendice, tranne al culto greco di Cerere, che sono proprio i misteri eleusini. Ma Certo. nel dirlo sottolinea due cose. Il primo che è greco e non romano, e il secondo che è un'eccezione ad una regola. E direi che questo si commenta abbastanza da sé. Tutto molto interessante, Emanuele, grazie, anche perché con tutto quello che hai detto viene fuori un quadro, direi, molto chiaro di quella che è la parte veramente della religione romana antica, che era questa prima parte che mi interessava in un qualche modo di eviscerare grazie a te. Diamo appuntamento quindi ai nostri amici alla seconda puntata, che è invece quella dove mi interessa farti parlare sulla romanità oggi. Volentieri.